In un'isola del Mediterraneo chiamata Ea vive Circe, dea tremenda e astuta maga, da divina stirpe nata. Sua madre è Perseide, una delle ninfe generate da Oceano. Suo padre è il dio Sole. Un giorno Ulisse, l'eroe dal multiforme ingegno, nel suo viaggio per tornare all'amata patria Itaca, insieme ai suoi compagni sulla sacra isola di Circe giunse. Allora un manipolo di quegli eroi si addentrò a perlustrare quel luogo magico. In un luogo appartato trovarono il palazzo di Circe, circondato da belve d'ogni specie, che lei, con filtri magici, aveva stregato. Le belve corsero incontro agli eroi, ma non li aggredirono, anzi, scodinzolarono placidamente e fecero loro le feste. Finché delle ancelle accolsero i valorosi eroi, facendoli entrare. Uno di loro, però, il cauto Euriloco, temendo un tranello, rimase fuori, osservando dal portico ciò che accadeva dentro. Circe, regale e coperta da un manto d'oro, sedeva su un imponente trono. Non appena la maga scorse i giovani greci, li invitò a sedere su troni e seggi d'argento. Poi ordinò alle ancelle di preparare loro una bevanda, alla quale però ella stessa aggiunse di nascosto una pozione. Quando gli eroi ne bevvero, Circe sfiorò i loro capi con una bacchetta magica, pronunciando parole incomprensibili. Ed ecco che gli uomini più non erano. In porci erano mutati. Euriloco, che con sgomento tutto aveva visto, ritornò alla nave e tutto raccontò ad Ulisse. Così il glorioso Ulisse si allontanò dalla nave e dal mare per andare a salvare i compagni dalla tremenda maga. Mentre si inoltrava impavido tra i fitti boschi, Mercurio, il dio dai sandali alati e dal caduceo portatore di pace, gli venne incontro. Mercurio diede ad Ulisse un fiore bianco con nere radici, che solo gli dei erano in grado di estrarre. Era un antidoto per combattere la pozione magica di Circe. Prima di tornare sull'Olimpo, Mercurio svelò a Ulisse il segreto per sfuggire agli incanti della maga tentatrice. Così l'eroe dalla mente accorta, protetto dal potere e dagli ammonimenti divini, entrò nel palazzo di Circe. L'aspetto di un dio aveva Ulisse e Circe al vederlo si aperse in un sorriso. Poi gli offrì da bere la pozione magica, ma egli vi aggiunse il divino antidoto. Così, quando la divina maliatrice lo sfiorò con la bacchetta magica, l'incantesimo non stregò lo scaltro Ulisse, che subito, sguainando la sua affilata spada, si lanciò su Circe come se volesse ucciderla. Lei, atterrita e al contempo affascinata dall'unico mortale capace di resisterle, si sottrasse.
Poi, abbracciando le ginocchia dell'eroe, gli disse: «Chi sei tu che resisti ai miei incanti?» «Certo, devi essere Ulisse, l'eroe dal lungo viaggio. Mercurio mi predisse che saresti venuto da me di ritorno da Troia. Riponi nel fodero la tua spada d'argento e sali invece sul mio letto». Ma lo scaltro Ulisse rispose: «Divina Circe, affinché possa fidarmi di te, giura che nessun altro malvagio inganno ordirai più contro di me». Circe, dopo aver giurato, accolse Ulisse nel suo letto. Poi Ulisse chiese a Circe come dono di nozze di liberare i suoi compagni dall'incantesimo. Allora la divina maga cosparse gli uomini, che uomini più non erano, con misteriosi unguenti, impugnò la bacchetta magica dalla parte opposta e pronunciò la formula magica al contrario. Così da porci tornarono uomini e si abbracciarono piangendo, e piangendo abbracciarono il valoroso Ulisse, che ancora una volta li aveva salvati. Circe accolse nel suo palazzo incantato Ulisse come suo sposo. Legati da una passione travolgente, i due vissero insieme un anno di delizie, e mentre passavano i mesi, le ancelle di Circe deliziavano i compagni di Ulisse. Mentre le stagioni cambiavano, si raccontavano le loro storie. Ulisse parlava della moglie Penelope e del figlioletto Telemaco che Itaca aveva lasciato quando era partito verso Troia. Circe raccontava di sua sorella Pasifae, che aveva generato il Minotauro, e di sua nipote Medea, alla quale un tempo diede rifugio. Ma quando si compì l'anno e i giorni si fecero di nuovo lunghi, la nostalgia per l'amata patria divenne più forte del piacere di quegli incanti. Così Ulisse e i compagni dall'animo fiero, tra le lacrime, si congedarono da quelle compagne e, salpando sulla nave veloce, lasciarono l'isola incantata. Ma Circe ormai custodiva un segreto e l'amarezza di quell'addio era addolcita da una nuova vita che le cresceva in grembo forte, come forte era il padre dal multiforme ingegno. Telegono venne chiamato il figlio di Circe e Ulisse, e quando fu cresciuto prese il mare alla ricerca del padre. Ma quando il giovane raggiunse Itaca, Ulisse, non riconoscendolo e anzi pensandolo un lesto fante, lo aggredì. Nello scontro Telegono, che a sua volta non aveva riconosciuto il padre, lo colpì, dandogli la morte. Si compì così la profezia di Tiresia, il veggente che a Ulisse aveva predetto la morte per mano del proprio figlio. A lungo pianse Telegono quando capì di aver ucciso Ulisse, suo padre. Poi ne portò la salma sull'isola di Circe per darvi degna sepoltura. Con sé da Circe, Telegono portò anche Penelope e Telemaco. Telegono sposò Penelope, Circe sposò Telemaco, e con un incantesimo tutti loro fece diventare immortali.